Ciao a tutti e benvenuti su Happy Bottles, il blog ufficiale di Grandi Bottiglie. Io sono Emanuele Spagnolo e sono il vostro wine pusher. Sono appassionato di vino, ho fatto in modo che la mia passione diventasse anche il mio lavoro e quest'oggi presentiamo il primo episodio del nostro videoblog. Perché un videoblog? Perché un altro blog sostanzialmente sul vino? Perché cerco e voglio fare in modo di trasmettere al maggior numero di persone possibili quella che è la mia passione e quelle che sono le emozioni che solamente alcuni grandi vini possono trasmettere. Sono specializzato in vini d'annata, la mia attività ruota tutta a 360 gradi attorno al mondo del vino, ma il focus principale è quello della commercializzazione delle bottiglie d'annata e quindi anche della loro degustazione. Il videoblog è uno strumento, vista l'evoluzione così veloce della comunicazione sul web, uno strumento fondamentale. Ritengo in questo momento che sia l'unico strumento vero per poter trasmettere al maggior numero di persone possibili la comunicazione. Degusteremo per voi delle bottiglie d'annata, ma degusteremo anche vini più recenti, parleremo di eventi, parleremo di tutto ciò che riguarda il mondo del vino, cercando di confrontarci con voi, e il focus, o per meglio dire l'approccio, non sarà quello dell'esperto per una serie di motivi. Primo, perché ritengo che il vino sia un prodotto totale, e per totale intendo un prodotto vivo, un prodotto giovane, un prodotto che deve rivolgersi al maggior numero di persone. Secondo motivo per cui non uso questo tipo di approccio, ossia un approccio tecnico, è proprio quello che non fa parte del mio DNA comunque, e quindi voglio essere me stesso e cercare di trasmettere quello che è anche la mia persona nei confronti del vino. Quindi andiamo subito alla degustazione, andiamo a specificare che tipo di vino andiamo a bere, ed è un Barolo di Francesco Rinaldi del 1967. Iniziamo alla grande, iniziamo con un'azienda che è un mito nelle Langhe. Noi abbiamo l'attività qua a Torino e siamo a due passi, e vi posso assicurare che l'azienda Francesco Rinaldi è una delle più vecchie. Nasce nel 1870, ha sede alla Morra e a Barolo, zona dove sono ubicati i vigneti Cannubi e Brunate di questo produttore. E quindi adesso affronteremo la degustazione. La degustazione di una bottiglia d'annata non è mai una cosa semplice. Tutto ciò che è il contorno, ossia come si stappa una bottiglia d'annata, che tipo di cavatappi si usa, come si valuta la corretta conservazione e come si conserva una bottiglia per fare in modo che possa trascorrere il maggior numero di anni possibili in cantina facendo un'evoluzione corretta, la vedremo nel secondo episodio, quindi seguiteci. Il secondo episodio sarà avrà proprio il focus su questo tipo di elementi. Andiamo a degustare il Barolo di Francesco Rinaldi. La bottiglia è stappata da circa un'ora. Nella mia esperienza ho visto che più o meno questo è il tempo necessario perché un vino con così tanti anni alle spalle possa aprirsi. Il vino ha bisogno sicuramente, il vino d'annata ha bisogno sicuramente di ricevere ossigeno. Da qui sento il profumo di questo vino, un profumo interessante, un profumo che tante volte ho sentito nei nebbioli. Come tutti sapete, il Barolo deriva da uva nebbiolo, e il nebbiolo, appunto, quando invecchia esprime più o meno sempre, quando la conservazione è buona, un certo tipo di profumo. Si tratta di frutta matura, senza dubbio. Si tratta successivamente di profumi diversi che sono tipici dell'evoluzione, ma partiamo comunque in maniera un pelino più tecnica anche dall'aspetto visivo del vino. Un vino che è sicuramente granato, ma un granato vivo. La differenza quando si stappa una bottiglia d'annata fra un colore che ci dà dei grossi dubbi e un colore invece che ci dà una grossa speranza è proprio questo, il fatto della limpidezza del vino. Qua si vede che il granato è sicuramente intenso ed è limpido. Da un punto di vista visivo difficile, forse voi non riuscite a notarlo sul bicchiere, però il vino è sicuramente molto consistente e si vede da come segna, da come gli archetti segnano il bicchiere. Al naso vi dicevo frutta matura, un intrecciarsi però anche di spezie e di quelli che poi sono tutti profumi e sentori terziari di evoluzione nel nebbiolo.
un po' di caffè, un po' di cannella e mi sembra anche un po' di cacao. Prendetele naturalmente con le molle, sono sentori che cambiano nel bicchiere ogni minuto, perché l'evoluzione di un vino d'annata nel bicchiere quando lo si apre è così, cambia a seconda del contatto e dei minuti che passano con l'ossigeno. In bocca è incredibilmente rotondo. Per chi è abituato ad assaggiare dei Baroli giovani, l'effetto del tannino e della stringenza del tannino è primario. Quando si assaggia un Barolo che ha parecchi anni alle spalle come questo, più di 30, quasi più di 40, l'effetto è molto più piacevole, perché il vino è rotondo, il tannino è perfettamente levigato e in bocca è davvero un piacere poter degustare un vino come questo. Quello che mi fa dire che questo è un ottimo Barolo è il fatto della sua complessità gustativa e della sua lunghezza. È un vino che in bocca dura parecchio, non è così semplice trovare un vino d'annata, un Barolo d'annata che è così persistente in bocca. Molto interessante. In bocca c'è anche una certa corrispondenza fra quello che sentiamo al naso e quello e appunto quello che sentiamo in bocca. In bocca i sentori di caffè, i sentori di cacao, quello che è, diciamo così, l'aspetto più speziato è sicuramente maggioritario. Al naso invece è più bilanciato, ci sono questo tipo di sentori terziari, ma sicuramente c'è la frutta rossa ancora ben presente. A grandi linee quello che si può dire è che sicuramente l'alcol che c'è in questo vino, inizialmente io l'avevo sentito predominante appena stappata la bottiglia un'ora fa, è perfettamente bilanciato adesso con la struttura e con l'acidità del vino. Significa che questo vino è stato perfettamente conservato, davvero degustando un grande vino. Spero che il maggior numero di persone possibili possano assaggiare quello che è un Barolo di Francesco Rinaldi di quest'annata. Piccolo diciamo così, focus per dire che il 1967 in Piemonte è stata una bella annata con una discreta quantità prodotta e quindi sicuramente anche questo incide nella qualità del vino. Grazie a tutti per la pazienza con cui avete seguito questo primo episodio, per perdonarmi degli errori che sono inevitabili, ma come detto il focus è quello dell'Eleno appassionato e niente più. Relativamente a questo vino, se riuscite a trovarlo, compratelo, degustatelo, apritelo un'ora prima e buona degustazione. Barolo Francesco Rinaldi 67, 90 centesimi dal vostro Wine Push.